Ciao ragazzi, qui è Marchettino, ancora in Giappone. Oggi vi porto ad un altro raduno di macchine. Come potete vedere, qui c'è la Civic Type R. Che roba è quella scatoletta? La macchina l'ho parcheggiata in uno dei famosi parcheggi a pagamento costosi di cui vi avevo già menzionato in un altro video. Come funzionano questi parcheggi? Praticamente la macchina parcheggiate nello spazio segnato. Quando la parcheggiate, dopo qualche minuto si alza questa sbarra, ovviamente impedendovi di uscire. E potete uscire solamente una volta che avete pagato il conto non da poco, devo dire. Andiamo a vedere quanto ho speso. Anche in questo caso i giapponesi si fanno sempre capire molto chiaramente. La macchina l'ho parcheggiata stanotte all'1 e ho dovuto fermare un passante per farmi dire come funzionava. Quindi 2, che dopo ho parcheggiato la macchina, 1600 yen, che sono più o meno 12-13 euro, per aver parcheggiato la macchina nel cuore della notte per circa 9 ore. Adesso capite perché vi dico che sono dannatamente cari. Beh ragazzi, finalmente siamo arrivati al parcheggio di Daikoku e devo dire che è abbastanza pieno di macchine e soprattutto macchine di tutti i tipi. E questo è il bello dei raduni giapponesi, perché qui trovi di tutto. Ad esempio siamo in Giappone e qui davanti a me ho non 2 ma ben 3 Delta. Come vedete i giapponesi vanno matti per le macchine italiane. Loro sono molto appassionati della nostra cultura, delle nostre macchine, ed è sempre un piacere andare dall'altra parte del mondo e vedere questi gioiellini qua. Ovviamente qui è anche pieno di Skyline, è giusto così, ma guardate che altra macchina che ho visto che non mi aspettavo di vedere qua in Giappone. Un Alfa Romeo 155, macchina assolutamente comune da noi in Italia, ma qui questi tipi di macchine loro le amano. Qui addirittura una quarta detta, come potete vedere c'è una piccola folla attorno alla macchina. Queste sono macchine che in Giappone destano tantissima curiosità. Ah, c'è anche un piccolo ospite qui dentro. Ciao! Vi giuro che io questa non l'avevo mai vista in vita mia. Ok, forse lo spoiler è un po' eccessivo, ma quanto è bella l'M3 E46 nel colore blu laguna seca. Stupenda. Che cosa ne dite di questo colore sulla mia? Non male, davvero bella, ovviamente non molto stock. Rigorosamente manuale. Bella, molto bella. Oh mio Dio! Quel 6 cilindri! Mamma mia che sound! Guardate il cofano, non so se riuscite a vederlo, ma in base alla luce potete vedere, cosa sono praticamente delle fiamme. Guardate anche la trama qui sulla mascherina, pazzesco. Questa è la cultura giapponese. Beh ragazzi, guardate che cosa c'è qua. Una 360 Spider con la livrea di un manga. Tra l'altro ho scritto in italiano. Ma che figata. I giapponesi sono matti, ma io adoro quando fanno queste cose. Ah, tra l'altro manuale anche questo. Devo dire che ai giapponesi piace tanto il cambio manuale.
Guardate che bella questa Alfetta Sprint, come si fa a non amarla? I giapponesi sono persone che hanno decisamente un buon gusto. Questo è poco ma sicuro. Molto minacciosa, che bella. Cos'è appena arrivato? Mamma mia! Non so se il microfono riesce a captarlo, ma solo al minimo fa un casino assurdo. C'è una cosa che adoro dei giapponesi, che qui la Aventador è praticamente una supercar molto comune e praticamente tutti i proprietari gli cambiano lo scarico. Fantastico. La continuo a sentire. Che sound. Quante sono le probabilità di vedere non una ma due NSX vicino? Beh, sicuramente in Giappone è semplice. In Italia è una cosa impossibile. Qui abbiamo anche una 360 bianca, ovviamente. Bianca, pelle rossa, una configurazione tipicamente giapponese. Tra l'altro manuale, molto bella, mi piace molto, anche con questo cerchio che all'epoca era un cerchio optional 360, molto raro. Poche 360 sono uscite di fabbrica con questo cerchio. Mentre là c'è un 430 Spider. Questo? Qui un 430 Spider stupendo. Bianco Fuji, pelle rossa, bella, mi piace, col cerchio della scuderia, cambio F1 e con lo scarico modificato. Questa voglio sentirla. Una vecchia Alpine. Questa è una macchina che decisamente non mi aspettavo di vedere qui. Molto sobrio lui con la Z4. Quella l'ho già vista su internet, è molto famosa quella challenge stradale con la griglia verniciata di bianco. Beh, anche loro in puro stile giapponese direi che non scherzano. Qui devo dire che per gli amanti delle Skyline è un vero e proprio paradiso. Cos'è che arriva? Stupenda. Dicevo, un vero e proprio paradiso perché guardate quante ce ne sono e guardate che perla che c'è qui. Questa è storia, la vecchia Skyline, bellissima. Non ho mai vista una dal vivo e devo dire che vederla in persona è stupenda. Anche qui c'è un altro pezzo di storia, perché qui abbiamo la vecchia Fairlady Z, macchine che in Italia sono praticamente impossibili da vedere e da trovare. Cerchio molto sobrio così come lo scarico. U10, cambio manuale, alettone su cui puoi far mangiare tutta la famiglia. Sì, mi piace la nuova Viper. Oh, mi piace questo gruppetto di 10 cilindri. Oh mio Dio, questa non me l'aspettavo. Wow, una CCX. Mamma mia. Beh ragazzi, se venite a Tokyo e volete passare una domenica mattina all'insegna
dei motori, della più assoluta varietà di macchine, il raduno nel parcheggio di Daikoku è decisamente una di quelle mete che dovete visitare. Qui la mia Type R, qui un altro appassionato l'ha parcheggiata proprio accanto alla mia. E che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao! Ok ragazzi, direi che il video lo chiudiamo in realtà dopo aver sentito questa Aventador accelerare.